Ciao a tutti, io sono Yuri, questa è la mia palestra ed oggi voglio costruire un power rack. Oh sì ragazzi, eccoci qua, benvenuti o bentornati a tutti quanti, è finalmente giunto il momento. Proprio così, so che molti di voi lo stavano aspettando già da un pezzo perché da quando mi sono trasferito qui nel nuovo studio, diciamo, che ho annunciato anche la costruzione di un nuovo rack bello grosso e bello importante, che non sia questi due semplicissimi cavalletti. Ma ovviamente mi sono dato del tempo in più per farlo, visto il lavoro, visto tutto quanto, visto che il tempo non è mai abbastanza, ho deciso di farlo con calma. Finalmente mi sono deciso a mettermi al lavoro per realizzare questo nuovo power rack e quindi eccoci qui con questo bel video. Come molti di voi spero già sapranno, non è appunto il mio primo rack, ne ho già costruiti diversi ormai. Mi sono fatto il primissimo ai tempi nella vecchia home gym, poi ne ho costruiti uno per la mia ragazza, uno per un mio amico. Vi lascio tutti quanti i link qua in alto e in descrizione per tutti i rack che ho costruito, compresi anche questi due cavalletti molto minimali che occupano poco spazio e che devo dire non sono stati niente male, però appunto è giunto il momento di creare una vera bestia. Ora, prima di entrare nei dettagli, mi raccomando, voi assicuratevi di iscrivervi al canale schiacciando il tasto qua sotto, attivando la campanella, di lasciare già un mi piace e per qualsiasi cosa commentate qua sotto senza problemi. Detto questo, noi possiamo partire immediatamente. Direi che prima di tutto vi faccio un po' una panoramica di quello che sarà il rack, facendovi vedere anche un piccolo progettino molto schematico che ho fatto su SketchUp. Questo è quello che voglio realizzare, quindi finalmente un vero power rack completo con le 4 colonne, con tutti quanti i fori necessari, abbastanza grande perché voglio farlo innanzitutto bello alto, quindi altezza totale 2,60 m circa, con uno spazio di lavoro interno di 2,50 m, mentre profondità totale a terra sono 180 cm queste basi, ma la profondità di lavoro interna è di 90 cm, quindi buona per starci a lavorare ma non troppo per occupare troppo spazio. E invece la larghezza diciamo che è quella standard di 126 cm totali esterni e quindi 110 interni, adatta quindi a tutti i bilancieri olimpionici. Queste erano le principali misure in generale del rack e avete anche visto un po' quindi che risultato finale voglio ottenere, soprattutto avete visto un bello spoiler della scritta personalizzata, ma non anticipiamo nulla, io direi che partiamo subito a bomba con i lavori. Molto bene amici, eccoci giunti nel laboratorio segreto, possiamo iniziare immediatamente con i lavori. Prima cosa che andiamo a realizzare del nostro rack sono le basi, la base e innanzitutto le due parallele lunghe 180 cm. Tutto quanto il rack sarà ovviamente composto dai soliti tubolari quadrati da 80 x 80 mm e 3 mm di spessore, proprio come questo qua. Prima cosa che vado a fare è segnare tutti quanti i fori che mi serviranno sulla base e quindi quelli per fissare le due colonne e quelli in fondo per fissare la base posteriore. Circa chiaro? Partiamo con la foratura. Molto bene, oltre ai fori di fissaggio che ho appena fatto sulle basi, che per la precisione sono fori del 10 perché userò tutti quanti bulloni M10, vado però a fare anche degli ulteriori fori un po' più grossi, penso del 12, per poi poter andare ad infilarci i pin nella quale agganciare gli elastici, che è un'aggiunta, un bel accessorio in più da aggiungere al proprio rack per poter fare tanti bei lavoretti in più che poi vedremo una volta finito. Quindi molto semplicemente una serie di fori del 12. Bene amici, i fori nelle due basi da 180 sono tutti fatti. Ora posso procedere andando a tagliarmi due pezzetti da 89 cm e due pezzetti da 109 che mi compongono rispettivamente i due laterali in alto e le due congiunzioni posteriori bassa e alta. Ed ora vado a fare gli stessi 5 fori del 12 che ho fatto sulle basi per appunto infilare i pin anche sui due pezzetti da 90 che andranno sopra, così che posso averli anche dall'alto. Molto bene amici, a questo punto io sono bello nero ma non importa, a questo punto tutti i pezzetti più piccoli
sono fatti e tutti quanti forati dove serviva. Possiamo iniziare a pensare alle colonne, che saranno il punto cruciale, che sono in pratica composti da pali dello stesso tubolare lunghi 2,50 m. Una. E che quindi va da sé che saranno da riempire di buchi. I primi che vado a fare però sono quelli più piccoli, sempre del 10, che mi servono per il fissaggio. Quindi saranno rispettivamente in cima e in fondo alla colonna per fissare la base e l'estremità superiore. Benissimo, a questo punto quindi dovrei aver fatto tutti quanti i fori più piccoli, appunto del 10 circa, che mi servono per l'assemblaggio di tutto quanto, mentre mancano ancora tutti quanti i fori più grossi in cui andare ad agganciare i vari accessori, in particolare i J-Cups. Ma quella è tutta un'altra storia e sinceramente mi sono stufato di far fori, quindi la rimandiamo più avanti nel video. Ora direi che possiamo passare a un pezzo forte, cioè le piastre. Ho voluto fare in modo di rendere il lavoro il più veloce e snello possibile, quindi ho deciso le piastre di farmele tagliare direttamente al laser della forma desiderata, invece che star qua io a tagliarle a flessibile o in 1000 modi empirici. Sono andato dal mio taglio laser di fiducia e gli ho chiesto, gli ho mandato i disegni precisi e mi sono fatto fare le piastre apposite. Questo anche perché, come forse avete visto dal progettino SketchUp, c'è un piccolo dettaglio, una piccola chicca molto particolare che mi sono fatto fare grazie appunto al taglio laser. E questo è pronto, è lì dietro, ve lo mostro. Ta-da! Oh sì, lo vedete? Lo vedete? It's you versus you. Ho preso l'immagine di copertina del canale, se avete presente. L'ho modificata leggermente. Ho disegnato quindi questa forma. Gliel'ho girata al Bernasconi lamiere e lui mi ha tagliato questa splendida lamiera da 5 mm di spessore, come anche tutte quante le altre piastre, con il disegno che gli ho mandato. E questa, se non l'avete capito, finirà nella parte centrale posteriore del rack, ma questo lo vedremo in seguito. Ora, per prima cosa, devo andare a saldare su queste piastrine qua rettangolari un dado, uno solo, in questo modo. Quindi un dado in ferro, mi raccomando, se fosse in acciaio non riuscirei a saldarlo. Perché? Perché sì, poi lo vedrete. Ora che abbiamo tutte le piastrine pronte, possiamo andare a saldarle a loro volta ai tubolari. In particolare a tutti quelli più corti, perché invece le colonne lunghe non ci vado a saldare nulla. Questo è uno da 90. Io ci saldo la mia bella piastrina proprio qua, in questo modo. Oh yes, procediamo. Molto bene, l'ultima parte che rimane da saldare è il pezzo forte e quindi la parte posteriore in cui vado a fissare la piastra It's you versus you. E per questo quindi le piastrine laterali sono molto più lunghe, sono da 50 cm se non sbaglio, così che la piazzo qua e al centro mi viene la mia bella scrittona. Beh, procediamo e vediamo il risultato. Oh yes, amici carissimi. Se pesa. Eccola qua, il pezzo forte. Per ora, come avete visto, l'ho saldato solo dietro, posteriormente, perché così ero sicuro che anche se avessi fatto qualche cagata, qualche schifezza, davanti non si vedeva. Non so neanche io se c'è bisogno di saldare qualche punto di saldatura anche davanti oppure no. Io lo lascerei così, tanto tenere le saldature tengono e almeno davanti mi resta bello rifinito bene, senza schifezze, senza nulla. Che ne dite? Ora, amici, direi che è il momento di pensare ai fori delle colonne, perché il resto è praticamente tutto fatto.
Ah, fermi tutti, mi stavo quasi dimenticando che devo fare anche la sbarra per trazioni. Quindi molto velocemente, tubo da 33 mm di diametro, me lo taglio a 109 più le due piattine alle estremità, 2 buchi e la sbarra è fatta. Andiamo. Molto bene, quindi anche la sbarra per trazioni è fatta, come vedete, e perciò l'ultima cosa che ci resta davvero da fare sono tutti quanti i fori sulle colonne. Fori che vado a fare da 26 mm, perché i vari accessori che poi voglio andare a usare, tipo i J-Cups che ho già, sono della Kingsbox e hanno un perno che è da 25 mm. In passato facevo sempre fori da 25 mm, ma poi erano sempre troppo stretti e dovevo andare a ripassarli con lo sbavatore, eccetera eccetera. Finalmente mi sono deciso di prendere una segatazza da 26 mm, quindi uno in più, in modo tale che sono sicuro che i perni mi si infilano senza problemi e tanto rimangono comunque precisi, perché 1 millimetro non si sente più di tanto. Perciò colonne alla mano, un bel po' di pazienza e iniziamo a forare. Per la precisione vado a fare un foro ogni 6 cm partendo da un'altezza di circa 45 cm per un totale di più di 20 fori. Potete scegliere un po' a piacimento, l'importante è che arriva all'altezza desiderata, più fori ci sono meglio è, però anche più tempo ci vuole per farli. E quindi mettiamoci all'opera. Molto bene amici, a questo punto tutti i pezzi dovrebbero essere pronti e quindi possiamo dargli una bella pulita e passare finalmente alla verniciatura. Oh sì amici, piccolo salto temporale e siamo giunti in studio con il nostro rack completato, perché sì, tutto l'antiruggine è stato dato, tutto il fondo nero è stato dato, tutta la finitura nero lucida è stata data e quindi il lavoro è concluso, possiamo dire, non ci resta che montare tutto questo ben di Dio. E per l'occasione, visto che c'è un bel po' da lavorare, è giunta anche un aiutante che sprigiona gioia da tutti i pori per quello che dobbiamo fare oggi. Ciao! Sei contenta di montare il rack? Ecco qua tutti quanti i pezzi belli disposti per la foto. Come vedete la solita finitura nero lucida spumeggiante e quindi ora parte un bel timelapse del nostro assemblaggio, molto semplicemente. Ah, un attimo prima di tutto dovrò levare dalle balle il vecchio racchettino che non so neanche io potrei vendere al momento, dato che non so più cosa farmene, quindi se qualcuno è interessato qua sotto nei commenti mi scriva subito. Addio! Mi raccomando, affrettatevi perché non vi garantisco che al momento dell'uscita del video non l'abbia già venduto. Eccolo qui, ho posizionato tutto quanto, tutte le viti sono state messe, per il momento però non sono ancora strette, come vi dico sempre prima, meglio montare il tutto e poi stringere tutto quanto, quindi potete già vedere l'effetto finale, ma ora andiamo a stringere e poi abbiamo davvero finito. Dai, quanto peserà mai? Non si vuole. Oh sì,
finalmente il Super Power Rack è completato. Inseriamo anche i J-Cups, i classici Kingsbox, perché non ho voglia di costruirmeli. Se volete vedere un video su come costruirveli, l'ho già fatto, vi lascio il link qua in alto. Questi sono comprati. E quindi questo è l'effetto finale. Se avete notato ho aggiunto anche 2 utili portadischi là dietro che non vi ho mostrato nella costruzione, quindi mettiamoci subito qualcosa che teoricamente aumentano ulteriormente la stabilità, anche se già così di suo è davvero una bestia perché pesa un bel po', non saprei dirvi quanto, ma sembra inchiodato. E quindi anche con un bel keeping. Yes! Finalmente potrò squattare anche all'interno, perché vedete ho fatto lo spazio apposta. Proviamo subito un test veloce. E penso che ci saranno anche le cinghie di sicurezza, perché sì, questo è solo l'inizio. Ora con questo bel power rack posso sbizzarrirmi su tutti gli accessori. Primo tra tutti voglio costruirmi le sicure, ma quelle fatte a cinghia. Pensavo venisse molto più stretto all'interno. Invece direi che 90 cm bastano e avanzano. Volendo si poteva fare anche qualcosa in meno. Di più direi che sarebbe stato fin troppo. Testiamo subito anche un'altra cosa. Ci sta la panca. Ovviamente la panca si può eseguire anche all'interno. Mamma mia. E quindi amici, che dire, questo è il risultato finale. Ovviamente ci sarebbero un migliaio di cose che adesso si possono provare, testare, aggiungere, fare. Qualsiasi suggerimento, consiglio è molto accetto qui sotto nei commenti per i vari add-on da aggiungere, i vari accessori, quindi voi scrivetemi qua sotto. Fatemi anche sapere cosa ne pensate dell'intero progetto. Era da tanto che l'avevo in mente, era da tanto che anche voi lo aspettavate, quindi spero di avervi fatto felici, spero che piaccia anche a voi. A me piace davvero un casino, se non si era notato sono molto soddisfatto del risultato. E quindi che dire, ora ci si può allenare al meglio. Non vuole aggiungere nulla, signorina? Cos'è che vuoi fare? Andare a far merenda? Sì. Shh. Perciò grazie mille a tutti quanti per il supporto come sempre. Noi direi che ci vediamo alla prossima con non ne ho idea, chissà quale altro video. Finiamo ovviamente qui.